Bentornati! Oggi vi propongo un breve video per provare insieme un prodotto che Green Stuff World mi ha gentilmente inviato da provare. Sto parlando del set di Wash Ink composto da 8 colori che al momento è in offerta sul loro sito e costa circa 20 euro. Si tratta di lavature colorate che si possono utilizzare sia come shade sia per dare un leggero velo di colore alle miniature. I colori inclusi nella confezione sono Ancient Sepia, Pecantum Flash, Atramentum Black, Moss Green, Vicious Purple, Andalusian Heart, Heather Blue e Blush Red. Ho preparato delle basi con texture diverse utilizzando della pasta Fimo, sulla quale proveremo i colori singolarmente e miscelati tra loro. Vediamo quindi il colore effettivo fuori dal barattolo e possiamo notare come i colori più accesi siano davvero molto simili a quanto si vede dalla confezione, mentre quelli più scuri, come è normale che sia, tendono un po' a confondersi fra loro. Proviamoli quindi su un'unica texture, tutti i colori partendo da Atramentum Black, all'estrema destra. A sinistra, cercando di seguire una scala cromatica, ho applicato Andalusian Heart, che si presenta come un bel marrone caldo e rossastro, mentre si distingue dal successivo Ancient Sepia per il suo sottotono verdognolo. I colori visti finora sicuramente si adattano a tanti tipi di terreno e scenario. Pecantum Flash invece sembra perfetto per dare profondità alle carnagioni più chiare. I colori che arrivano adesso, ovvero Blush Red, Vicious Purple e Heather Blue, sono sicuramente più particolari, ma davvero ben pigmentati per essere delle lavature. Li trovo perfetti per colorare degli elementi scenici come pavimenti piastrellati e vetrate, o per qualche accessorio vitreo tenuto dalle nostre miniature. Moss Green, l'ultimo su questa scala, è un verde brillante, anche questo perfetto per bottiglie di vetro, scenari o vegetazioni particolarmente floride e verdeggianti, o mischiato a tonalità come Ancient Sepia per creare mezzi toni più naturali. Li ho stesi vicini tra loro ancora bagnati per vedere quanto si sarebbero mischiati tra loro, cosa che con gli shade di altre marche ho riscontrato come un difetto. A parte colare in qualche recesso particolarmente profondo e per meno di 1 millimetro, non mi sembra che si siano sovrapposti troppo, anzi quasi per niente, e questo lo trovo un punto a favore per chi preferisce utilizzare lavature diverse per ogni parte della miniatura. Resta sempre consigliato posizionarli una volta che uno dei due è asciutto, ma sapere di poter contare su un prodotto più contenibile credo che sia sicuramente positivo. A questo proposito proviamo a creare un pavimento di piastrelle, molto approssimativo, disponendo i colori in modo alternato. In questa prova ci tengo a precisare che ho volontariamente lasciato cadere i colori nelle fughe, ma che se avessi steso il colore con un pennello più piccolo sarebbero state sicuramente relegate alle singole piastrelle. La cosa che sto trovando più positiva di questi prodotti, che si presentano piuttosto gelatinosi, è il fatto che hanno utilizzi diversi rispetto al grado di diluizione. Usati così come sono, risultano più coprenti e omogenei, se usati per colorare, mentre se leggermente diluiti sono perfetti per raggiungere i recessi senza sporcare troppo la base, ma anche per creare effetti più spontanei e irregolari, come accade qui con il secondo strato di azzurro. Facciamo quindi delle altre prove riguardanti proprio il contrario di quanto ho appena detto, ovvero come si mischiano e si armonizzano tra loro se siamo noi a farli miscelare. Proviamo quindi alcuni dei colori più terrosi e proviamo a miscelarli tra loro aiutandoci magari con un pennello bagnato. Come immaginavo, il mix tra Moss Green e Ancient Sepia è fantastico. In alto a destra involontariamente è uscito un colore a mio parere bellissimo, davvero perfetto per la vegetazione. Un'ultima prova per testare proprio l'effetto della diluizione su questi prodotti, come vi accennavo prima. Se li usiamo puri, riusciamo ad ottenere un risultato vivace e colorato, mentre man mano che lo diluiamo otteniamo via via una lavatura sempre più leggera. Un piccolo difetto che ho notato in quasi tutti i colori e che nasce proprio nella loro versione pura è il fatto che tendano a fare delle leggere bollicine quando li si stende, che rimangono visibili anche una volta asciugate. Problema che si risolve completamente con un goccino d'acqua, che oltre a renderli più facili da stendere e con un effetto più interessante, fa scomparire completamente questo piccolo difetto. Vi mostro quindi i risultati una volta asciutti, che come vedete non hanno perso intensità e hanno ottenuto una finitura satinata piuttosto gradevole. Spero che questo video sia stato interessante per capire se questi prodotti possono esservi utili nelle vostre creazioni. A mio parere il prezzo che hanno è perfettamente giusto per la quantità di prodotto e per il numero di colori.
Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se li avete provati anche voi e come vi siete trovati. Se volete dare un'occhiata vi lascio il link qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio di aver visto il video alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!